Ciao a tutti, ci siamo fermati a Timișoara, io ho dormito veramente bene, penso anche i ragazzi. Stiamo preparando per andare via. Abbiamo pensato di prendere delle mappe così è più facile anche per noi raccontarvi dove stiamo andando. Allora, la prima cartina l'abbiamo presa dalla Romania perché ovviamente Slovenia e Ungheria l'abbiamo passata velocemente. Allora, ieri siamo entrati a Mako, dal confine qua, che è il confine non principale, che è quello dell'autostrada, che è questo, che è quello che arriva da Budapest, ma da questo posto di confine qua. E abbiamo fatto questa strada che ci ha portato a Timișoara e noi siamo più o meno in questa zona qua di Timișoara. Oggi, perché comunque Giuliano non ha tutti questi giorni di ferie e dobbiamo arrivare entro venerdì a Istanbul, abbiamo deciso comunque di prendere l'autostrada che ci porterà qua a Deva, in questo punto, in modo che andiamo a vedere il castello dei Corvino, che è esattamente qua. Dopo da qua proseguiremo e andiamo verso qua, che è il Transfagara-stan. Dobbiamo decidere che strada fare dopo, intanto arriviamo al castello dei Corvino, ma in questa zona ci sono tantissimi siti come le fortezze dacie e ci sono anche delle chiese fortificate che magari in un altro viaggio in Romania molto più lungo andremo a visitare. Carla is your number 5. She's a girl, that's why. Because she's a girl. Ok Carla, I'm going. Bye bye. Magari un giorno faremo un giro in moto insieme. Ogni volta che vedo delle bambine spero che un domani possano crescere anche loro, fin da giovanissime, un po' più di me. Spero che possano appassionarsi anche loro alla motocicletta, perché credo che sia un modo molto sano di crescere. È meglio mettere le mani sui motori che stare ore davanti ai videogiochi, davanti ai computer. E poi la moto ti porta a stare in compagnia, a stare con gli amici, ti offre tantissime lezioni di vita. Per me è stata così, l'ho scoperta tardi, a 32 anni, ma insomma sto recuperando il tempo. Siamo partiti da Timișoara e adesso la prima tappa sarà il castello del Corvino. Ci siamo fermati alla Lidl a prendere l'acqua, ma abbiamo capito che è meglio comprare l'acqua dai benzinai, che costa il triplo, perché almeno è ghiacciata e la trovi nel frigo. Allora, no, in realtà sono... Per parlare nel microfono devi metterti il casco e registrare, perché è impossibile che il mio microfono qua riesca a prendere te. Secondo me questi specie dovete metterli a prima o poi. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. E adesso l'autostrada A1 che da Timișoara dovrebbe portare a Bucarest finisce nel nulla. Giuliano che saluta. Adesso va giù e finisce nel nulla perché non hanno fatto un pezzo, per cui ci sono 10 km di coda, perché l'autostrada finisce veramente con uno stop e ci si mette nella statale. Tutto il traffico che va giù deve passare per questo imbuto e adesso vediamo come cazzo uscirne. In questi casi sei molto felice di essere in moto. Il traffico come in Pakistan ancora un po', così almeno Giuliano si abitua anche al traffico prima di arrivare a Istanbul. Adesso aspetto quegli altri zozzi là dietro. Se hop hop. Tutti giù nel fosso, passiamo noi. E dentro. Thank you. Qua guida un po' aggressiva. Bello questo. Residui di realismo sovietico. L'ingorgo maestro. Che cazzo? Macchine da €500.000 imbottigliate in un posto sconosciuto in Romania. Italiani. Qua tutto bloccato, non arriva niente dall'altra direzione, noi andiamo avanti
Qua una marea di tedeschi che vanno in vacanza o di turco-tedeschi che tornano a casa. Noi in moto invece alle avanti. Effettivamente la Jeep qua sarebbe stata urco, cazzo. Sarebbe incastrata come le altre. Con i vetri così oscurati, con le tendine dentro, che sembra che dentro ci sia il re della mafia. O veramente una roba di quelle di gangster. E non perché siamo in Romania, ma perché era con la targa britannica. Cioè veramente i servizi segreti ancora un po'. È bello. È bello anche essere uomini e pisciare al bordo della strada. Sì, vi ho visti. Ho pensato di pisciare anch'io, ma... Un applauso comunque a Giuliano che oggi ha superato il suo primo ingorgo in moto della vita. Non era facile. Stiamo andando in direzione del castello dei Corvino, 22 km. Mi sa che ci fermiamo a mangiare prima, dobbiamo capire anche come muoverci per stasera e capire cosa fare. Indicazioni per dei castelli, bello. Giuliano mi ha appena vietato di andare al McDonald's, io sarei stato così contento di andarci a mangiare cibo spazzatura. Eccoci arrivati vicino al castello di Corvino, abbiamo parcheggiato le moto, è ora di pranzo, in realtà bella inoltrata, per cui andiamo a mangiare. Birra Moretti. Avete fame? No, mica. Allora, in questo viaggio la costante è che a Puglia si beve sempre la birra, mentre io e Amedeo sempre la Coca-Cola. Allora, stato delle cose. Siamo entrati in autostrada dopo Timișoara e qua dove è tratteggiato, che vedete che è tratteggiato, è il pezzo di autostrada che non è stato costruito, quindi tutto il traffico che avete visto è passato per questa strada qua, che è una strada, come dire, è una statale, per cui c'erano chilometri di code da qua fino oltre, noi li abbiamo passati tutti. Dopodiché siamo rientrati in autostrada, siamo usciti qua a Deva, dopo siamo arrivati qua sotto che è il castello di Corvino. L'idea adesso è forse che ci convenga o prendere l'autostrada o fare questa strada normale, che potrebbe essere un'idea, e arrivare in questa zona qua del lago, al lato sud della Transfagarastan, che è qua sopra, perché ho pensato che se dormiamo qua prima di fare il Transfagarastan domani, possiamo partire da qua, fare tutto il Transfagarastan domani mattina, andare dall'altra parte che è qua vicino, vedere la Chiesa Nera e altre cose interessanti, e dopo andare giù a dormire a Bucarest, cioè... Che bella la cartina cartacea, eh? Vero? Vedete qua? Eccoci. Qua a Brasov c'è la Chiesa Nera e anche la chiesa fortificata qua, e dopo potremmo andare sotto a dormire a Bucarest, e da qua dopo iniziare la strada per andare a Veliko Tarnovo. Per cui se oggi è lunedì, quindi oggi dormiamo sotto il Transfagarastan, domani è martedì, dormiamo a Bucarest, mercoledì dormiamo a Veliko Tarnovo e giovedì possiamo dormire a Edirne e venerdì siamo a Istanbul.
avremo piacere di fare con lui, fargli un tour guidato gratuito di Istanbul. Beh, gli stai facendo pagare, sopportarti in questi giorni. Ma soprattutto perché io qui si me Piatto della casa. A me 2 verdurine perché sta male, è evidente se non l'avrebbe mai prese. Patate. mangio le tue verdurine piccanti. Esatto. Frigitelli. Che sono più buone. Smash potatoes. Hanno deciso che bisogna fare la Transalpina, per cui adesso andiamo al castello dei Corvino e dopo voliamo via verso la Transalpina per andare a dormire sotto il Transfagarastan dal lato sud. Bene, dopo una pausa pranzo un po' troppo lunga, che praticamente ha avuto gli stessi ritmi della nostra colazione stamattina, del nostro risveglio molto lento, stiamo finalmente dirigendoci verso il castello di Corvino. Riprese artistiche della moto di Amedeo, Bello con il parcheggiata, fradito. parcheggiata. Allora, io, Francesca e Puglia, Giuliano, Andiamo a vedere. stiamo andando a vedere il castello dei Corvino. Siamo stati quando? Ah, in quell'avventura. Tu mai, ma noi siamo stati io e te insieme ad Andrea e Caterina, siamo stati con la Mazda di tuo papà a Capodanno, dormendo sotto i ponti. E stiamo dormendo esattamente sotto un ponte. Letteralmente. Un sarcofago. Come siamo ridotti in questo stato? La povertà fa tanti effetti. Vediamo se domani mattina ci Saremo risvegliamo tutti vivi. interi. Buonanotte. Se vedete questo video evidentemente siamo vivi, se no la polizia... Puoi dare disposizioni per il tuo funerale? Ah sì, non voglio un funerale in chiesa, io non lo voglio in chiesa, voglio una bella bandiera rossa sulla bara e dopodiché mi dovete prendere e buttare le ceneri, vorrei che fossero un po' sparse a Cervignano dove sono vissuto e il resto tipo in Iran, in qualche altra parte, quindi portate le ceneri in Iran. Segnatevi tutto. Andrea sta già dormendo? Non voglio un funerale in chiesa, porca troia! Sono in vigile attesa. Non come quel povero Zigaina, tutta la vita comunista, i figli gli hanno fatto la... riesci a fare uno zoom qua dietro? Aspetta. Come se fosse un bel vedere fare uno zoom qua dietro. Buonasera a tutti. Buonasera, eccoci qua. Capellino e gli occhiali. Sì, Diretta dalla Guardate. trasmissione. In diretta da sotto il ponte della Bulgaria. Che Buonasera. meraviglia. Ve la consiglio Buonanotte. l'esperienza così. Sì, sì. Domani mattina ve lo sapremo dire. Cosa vuoi? Partiti il 26 notte, siamo andati in Ungheria, a Budapest. Io ho detto andiamo in quelle terme con i mosaici, mi hanno portato in delle terme senza i mosaici, convinti che fossero quelle, maledetti. Questo succede quando faccio organizzare i tour a qualcun altro. E adesso andiamo a vedere il castello di Corvino di Corsa. Fa sentire. Sì, è vero? Che troia. Questo sono io che registro con le GoPro, con tutto. La Francesca non sa, ma si sta sentendo esattamente quello che dice perché sta registrando col microfono attaccato. Stiamo per entrare nel castello dei Corvino, questa famiglia aristocratica del basso medioevo che qua all'inizio di quella che era la Transilvania storica ha contribuito al respingimento iniziale dell'impero ottomano e successivamente ne è diventata in parte vassalla, perché bisogna contare che l'impero ottomano si è espanso in queste aree alla fine del XVI secolo e vi è rimasto fino 1450 circa. Prendi una marea di soldati ottomani, ne fai ammazzare prima 10, poi 100, poi 1000, poi 10.000, ci fai una bella pila, come hanno fatto i romani quando hanno assediato la città israelita in Giudea, ci fai una pila di corpi e dopo la usi come ponte. Adesso entriamo nella cappella, anche i vetri piombati sono di costruzione moderna, di quelli antichi. Basta vedere la fattura di quello che raffigura Giovanni Corvino, il capostipite della famiglia nobiliare.
Qua siamo su una torre separata dal resto del castello. Qua si vede la fattura che ricorda più gli stili di costruzione di epoca bizantina più che la costruzione europea delle mura. Quindi l'intervallare strati di pietra con mattoni. Puglia che guarda l'impalcatura in ponteggi. Qua abbiamo un restauratore che si sta occupando del restauro con la calce. Questo è il pozzo dell'acqua e dietro di sé ha un'antica leggenda. E la leggenda è che questi 3 prigionieri scavarono per 15 anni sotto Giovanni Corvino, trovarono l'acqua. Nel frattempo lui era morto e sua moglie decise, al posto di rispettare il patto, di liberarli, di ucciderli. E così sul fondo del pozzo c'è l'iscrizione in turco: potrete avere l'acqua ma non avrete le nostre anime. Bello. Bei tempi andati. Presente quando si stava meglio? Una volta si stava meglio. C'erano i testimoni di Geova poco fa, ma da quello che avevo capito, secondo il nuovo GDPR, che è la legge europea sulla privacy, loro non possono più venire a casa a suonare il campanello perché è violazione della privacy. Non ho capito in quale forma. Troveremo ancora il mio telefono che ho lasciato diligentemente sopra la moto, coi caschi e i computer. Lo scopriremo in diretta. Casco c'è. Il mio telefono c'è. La Francesca c'è, no? Le mie mutande a coprire le GoPro ci sono, guardate che sistema super di sicurezza. Tiriamo via le mutande sporche e abbiamo la GoPro. Glu 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 glu, l'acqua mi dai un po' a me di acqua. Allora, abbiamo cambiato l'itinerario e abbiamo deciso di fare questa strada qua, che è la Transalpina, la 67C. Questo immondezzaio gigantesco è un altro di quei capolavori dell'ArcelorMittal, colosso mondiale del ferro e dell'acciaio. Eppure guardando da fuori emana solo puzza di morte. Palesemente un vecchio impianto siderurgico e un laminatoio di epoca da blocco sovietico, quando c'era la Repubblica Democratica di Romania. Siamo sulla Transalpina, che appena l'ho sentita nominare ho pensato: ma che cazzo, dobbiamo andare a fare una strada in Slovenia vicino alla ferrovia, perché in Slovenia c'è la ferrovia Transalpina che viene giù dall'Austria, che arriva fino a Trieste, quindi ho pensato direttamente a quella, non ho sicuramente pensato alla strada in Romania. Comunque Transalpina vuol dire al di là delle montagne e quindi è ovvio che si chiami Transalpina, che tra l'altro il rumeno è in assoluto una delle lingue che più assomigliano al latino originale di tutte, fra tutte le lingue romanze. Quello che mi preoccupa però è che forse è chiusa la sera sta strada, perché ho visto un cartello tipo 8:18 e sono le 17:54, quindi non vorrei che ci trovassimo davanti un maledetto posto di blocco alla fine o vicino alla sommità del passo, perché questo sarebbe un casino, perché arrivare dove abbiamo prenotato per dormire vorrebbe dire tornare indietro una follia di chilometri e non me lo auguro davvero. Diga idroelettrica qua sulla destra con annesso bacino, immagino. Sì, ma Dio, che schifo! Madonna, non ho mai visto così tanta plastica neanche in India. Cazzo, ogni tanto è veramente un peccato che sti posti vengano distrutti, nonostante siano artificiali, ma distrutti così proprio impunemente e senza alcuna con un livello di incuria così alto. Indicava a 500 metri una cappella. Cosa c'è a 500 metri? Cappella. Bah, non lo so. Sicuramente qualcosa che tornerò a vedere.
Mi sa che tra un po' questi qua hanno freddo, dovranno vestirsi. Adesso glielo chiedo appena trovo uno spazio. Secondo te perché mi sono fermato? Siamo sulla magnifica Transalpina. Ci siamo appena fermati per metterci io la termica e l'antivento e adesso sì che sto bene. Sono le 6:30, segna 27 gradi, ma vi giuro che in moto ne percepisci molti meno. Siamo a 690 metri di altitudine. È una bellissima strada tutta curve, costruita tra gli anni 30 e gli anni 40. Sui Carpazi arriva a quota oltre 2140 metri di altitudine. In moto è una goduria. Abbiamo già incrociato più moto su questa strada che in tutto il viaggio da quando siamo partiti. Oh, strada libera. Finalmente. Tenerella, quanto mi fai divertire! Prima strada di montagna, fra l'altro, per il nostro Giuliano. Sono molto fiero di lui. Su asfalto. Gran gomme Dunlop Mission. Ho sentito le prime gocce. Oh, carina. Qui abbiamo un paesino. Comunque mi sembra di essere in Georgia. Ecco la suggestione che mi dà. A me piace molto sempre collegare i luoghi che visito per la prima volta a luoghi che ho già visitato in passato. Questa strada mi ha ricordato la strada per Mestia, in Georgia. Il navigatore mi dà 600 metri, sono da sola, gli altri sono rimasti indietro. Ah, sì, no, sì, no, sì, no. Mi è venuto il raffreddore. Sono freddolosa. Aspetta ragazzi, adesso bevo un po', vediamo un po' se questo è il posto giusto. E anche questa giornata è giunta a conclusione. Siamo nel mezzo dei Carpazi, sulla Transalpina. Domani proseguiamo, arriviamo a oltre 2000 metri d'altitudine. Abbiamo cenato a 100 metri a piedi da questo posto dove dormiamo. Domani finalmente faremo la Transfagarasan, la direzione verso la Bulgaria. Buonanotte, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, commentatelo, mandatelo ai vostri amici e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Buoni sogni! Non dimenticatevi di sognare sempre, perché si possono realizzare. Se ci credete molto.